Chiamo Marina, ho 77 anni e sono a Saresa. Quando era piccina io non pensavo mai a cogliarmi, né manco a fare figlioli. Pensavo che abbia studiato, mi sarei acciappato un travaglio per essere libera, indipendente. Soprattutto mi interessava a essere indipendente. Io vedevo mamma mia, lavorava solo in casa, era sola, era in 6 bastoni, e faceva tutt'edda. Ma mentre che la femmina sempre stracca, sempre travagliando, e pensamenti, i pasimi per i figlioli e per i dire che non passavano mai. Le mani di mamma erano sempre rafficagnose, a chi travagliava solo, faceva tutto, lavare, pranciare, cucinare, qualsiasi cosa. Babbo pure era un grande travagliatore, babbo era pastrudascia. Ma con Edo era diverso. Da che si ritirava, giocava con noi piccini, con i figlioli, si inventava un bel di buffonadori, gionfri, cantava, giocavami. Ma mentre mi innazzava finzamente la gabbittura, a me mi pariva roba più forte che mi fosse. Si è imparato a nuotare e a fungare. Ma io continuavo a pensare, no, io questa vita non la voglio fare. Fino a che aveva ricevuto 20 anni, ho conosciuto giovane, era più manno di me, e lavorava, aveva acabato di studiare, e beh, usciamo un paro. Ma mentre che facevamo via Roma, via Umberto, Andenni, e faventavamo un bel, alzate, azzenni, farenni, e sempre favidenni. Mi contava di un frate che aveva, frate minore, assai più minore di Edo, un piccideddo proprio. E si volevano un bel bene. E mi contava tutte le cose che faceva in pare questo pizzino. Per dire a domenica si lo bunia in conto e si scendeva a passeggiare. L'altra dì, quando Edo travagliava, il pizzino acciarato a dare da rubacconi, esitava allora che si ritirava lo frate Vanno. A me che si gunti così teneri, mi hanno sciarato proprio. Ma poi ha detto che io burro. Vabbè, ha già acabato di studiare, mi sono acciappato un travaglio, ma mi sono pure cugliata e ho già avuto 2 figlioli. Lo travaglio me l'ho già dentro tutta la vita. E così come te mamma, lo so che è stata tutta la vita. Non era facile punire 2 cose un paro. Per dire, gli amici, i frati, i fratiri, erano tutti cogliati con figlioli come te me, da prima. Ma sai, i femmini, al primo figliolo, lasciavano il travaglio fuori di casa e a fare solo la mamma, a chi era troppo faticoso. E io la di corria dall'oridozzo, era impegnativo, la fatica, pensare a sistemare i bizzini, di andare a scuola, all'asilo, a scuola, tutte queste cose che fa una mamma, ma era pure il lavoro fuori di casa. E così sono passati, sono cresciuti pure. Allora, sono anni, ho pure dei nipoti, ma che si sciarada non so come è nata. Non so pensamenti che passano, ma è una cosa troppo bella. Il primo pensamento sono sempre i figlioli. I figlioli e avere i nipoti. Ma mentre quando ero piccini, in casa, pure se aveva di fare le cose di casa, mi inventava che la cucina era un cilleri, per dire. Ero la padrona e dei clienti, io facevo i piatti e di mangiare e di giocavano. Giocavamo un paro. Allora, quando lo babbo e la mamma di miei nipoti, che fa?
la mia casa torrasse uzilleri, pare niboddi, ma senza raridozzu e senza pensamenti a chi si divirtimmo. Apa assai giovani non si non più avere figlioli. E chistu parat suzzidere e diventeit un problema. Lo chiamari denatalità. Ma eo la penso cusì, per me la denatalità non esisti. Eo penso chi so, chirci feminis chi chiaman lunatigas, una parola chi eo in sassaresu non connoscio. In sassaresu unu lunaticu est a persona istravaganti. Aromancu si dizit si una femina non at figlioli o non l'at 'uddu o non est puruddu, ma comente lunatiga non lu connoscio. Su sassaresu est zerragu e sa non sa di beuri, di gaura, ma non est pastori. Può essere chi per chista rajone chista parola non esistit. Eo non so, depò essere cusì. Dizia la denatalità per me non esisti, pa cosa, è vero chi so feminis chi non faghen figlioli, ma chi so assai pizzini senza familia, e li chiaman puru in maniera assai elegante minori non accompagnati, ma per me so orfani dai fame, dai gherra, abbandonadi, isciumpiadi, senza familia. La soziedade cosa ni faghet di chirci bassone? Cando so manni, comente so crisciddi. Zertu eo non so la mamma migliore del mondo, ma una familia è importante. E Riccanda non è lunatigas, orfani, eo la penso così.